Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e quest'oggi vi mostrerò come ho realizzato questa deliziosa borsa click clack molto facile da realizzare. Lo notate subito dal punto di lavorazione che ho impiegato, punto basso. Ho utilizzato all'incirca 280 grammi di cordoncino per borsa da 2 mm, uncinetto di lavorazione numero 4, anche uno scampolo per foderare la borsa all'uncinetto e una chiusura click clack con manico integrato, ma volendo puoi indossare questa borsa non solo a mano ma anche sulla spalla aggiungendo una tracollina. La chiusura è da 20 cm. Questo è tutto, l'occorrente davvero il minimo è indispensabile. Se vuoi realizzare per la prima volta una borsa click clack di medie dimensioni, questo è il tutorial che fa per te, perché passo passo insomma ti indico come fare. Applicare la chiusura non è affatto difficile, per una principiante occorre soltanto un po' di pazienza, solo pazienza per cucire e vedrai che ce la farai anche tu. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Faccio un cappio e avvio 19 catenelle che corrispondono a 13 cm. 19ª catenella, a partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 18 punti bassi. Diciottesimo punto basso nell'ultima catenella. Terminata la prima riga facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo in righe di andata e di ritorno a punto basso. Continueremo in questo modo in righe di andata e di ritorno a punto basso per questa seconda riga e per altre 28 righe, per un totale di 30 righe che corrispondono a 20 cm. Una volta terminate tutte le righe, il mio fondo misurerà 20 cm per 13 cm, misure che corrispondono alla mia click clack. Prima di passare alla costruzione del corpo borsa andiamo a rifinire i vari lati, per cui nell'ultimo punto basso aggiungiamo una catenella, un punto basso nello stesso punto e per ciascuna riga a punto basso andremo a lavorare un punto basso. Sono al termine del primo lato, vado a lavorare il penultimo punto basso nella primissima riga e l'ultimo punto basso nella catenella iniziale. Realizzo il secondo angolo, catenella, punto basso nella prima catenella iniziale. E qui vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 18 punti bassi, lo stesso numero di punti che abbiamo avviato all'inizio. Giunta al termine del lato più corto, lavoro gli ultimi 2 punti e il secondo nell'ultimo, proprio come prima, vado a realizzare il terzo angolo. Aggiungo una catenella e un punto basso nello stesso punto. E qui sulla zona irregolare, sul quarto ed ultimo lato, vado a ripetere lo stesso lavoro che vi ho mostrato prima, un punto basso per ciascuna riga. Ho quasi terminato il giro di rifinitura, lavoro gli ultimi 2 punti. L'ultimo lo lavoro nello stesso punto dove ho lavorato il primo e poi aggiungo la catenella per formare il quarto ed ultimo angolo. Vado nel primo punto basso, prendo solo la costa dietro e chiudo a punto bassissimo. Questo è il primo punto del giro e intanto lo vado a segnare col marcapunti. Mi sposto con un punto bassissimo, sempre in costa, nel secondo punto e parto con la lavorazione del corpo della mia borsa esattamente da qui. Entro di nuovo nella costina dietro e lavoro il primo punto basso. Ripeto nel punto successivo
e in tutti gli altri. Mi ritrovo nel primo angolo, vado a lavorare un punto basso anche nella metà catenella dell'angolo e poi passo direttamente ai punti che ho sul primo lato più lungo. Noterai che il lavoro inizia ad imbarcarsi, ma è normale perché stiamo realizzando il corpo della nostra click clack bag. Sono arrivata al secondo angolo, continuo sempre in costa dietro, anche nella catenella dell'angolo, un punto basso e poi proseguo per il lato più corto, il secondo, e l'ultimo lato più lungo, il quarto. Quindi continuiamo in questo modo, ci vediamo alla fine. Penultimo punto in costa, ultimo punto in costa, poi ho il primissimo punto, tolgo il marker, entro sempre in costa e faccio un punto basso, riprendo il marcapunti e inizio il giro numero 2. Per il giro numero 2 e per i giri successivi basterà entrare nel primo punto basso prendendo entrambe le asole e fare un punto basso. Sono arrivata al primo angolo, non mi rimane che lavorare un punto basso normale in ciascun punto al di sotto. Guarda come il lavoro si sta imbarcando, si imbarca verso l'interno, quindi verso il dritto. Quando succede questo, porta il tuo lavoro sul dritto in questo modo e continua a lavorare sul dritto. Penultimo punto basso, ultimo punto basso, terminato il secondo giro punto basso. Per il terzo basterà ripetere il lavoro che abbiamo fatto prima. Tolgo il marcapunti e continuo la mia lavorazione in tondo. Entro nel primo punto e lavoro un punto basso che vado a segnare immediatamente con il marcapunti. Dopodiché continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per questo giro e per i giri successivi finché non alzo il corpo della mia borsa click clack. Molto semplice. Bene, amiche ed amici, ho alzato il mio corpo borsa fino a 18 cm. In totale ho fatto 29 giri a punto basso. Nel frattempo l'ho anche foderata e adesso posso andare avanti con il mio lavoro, nel senso andrò a rifinire con un giro a punto bassissimo il bordo superiore. Lo farò in costa dietro, quindi prendo la solina dietro, prendo il cordoncino e chiudo punto bassissimo e ripeto nei punti successivi. Intanto vado a segnarmi il primo, così so poi dove andare a chiudere in maniera invisibile e continuo a punto bassissimo. Terminato il primo giro a punto bassissimo in costa, continuo per un secondo giro, sempre in costa.
3, mi raccomando segniamo sempre il primo e procedo col secondo giro. Alla fine ho fatto 3 giri a punto bassissimo in costa dietro. A questo punto stacco il cordoncino e con un ago vado a fare la chiusura invisibile, quindi salto il primo, vado sul secondo, al centro dell'ultimo, blocco con un nodo e disperdo il cordino in eccesso tra i punti. Bene, adesso sì che posso prendere la mia chiusura click clack e sistemarla per bene sul bordo superiore. È molto importante far coincidere la metà della chiusura al centro dei due lati. Per tenere ben saldo il tutto ci possiamo aiutare anche con delle mollettine. Ho adattato perfettamente la chiusura click al bordo superiore della mia borsa, non mi rimane che prendere ago e filo trasparente per cucire e iniziare a fare questa operazione. Bene, amiche ed amici, una volta cucita la fodera al corpo della borsa, una volta anche rifinita con la passamaneria all'uncinetto che sono solita applicare, posso chiudere la mia borsa click clack. Questo qui è il risultato che dovete ottenere anche voi. Allora, partiamo da una base ovviamente da 20 cm, giustamente acquisiamo un po' di profondità, siamo a 24 cm, altezza 20 cm, profondità da 13 cm, bella pratica e comoda, capiente da poter indossare o a mano o sulla spalla applicando una tracollina. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che la borsa clicky clack è davvero deliziosa vi sia piaciuta, spero che proverete a replicarla, giocate un po' con le colorazioni, utilizzate anche, perché no, un cordoncino lurex, un filato abbastanza chic ed elegante e vedrete che anche se il progetto è abbastanza semplice farete sicuramente un figurone. Poi potreste sfruttare questo progetto per un'occasione speciale, un evento, una celebrazione o sotto il periodo natalizio. Potrebbe essere anche un'ottima idea regalo, perché comunque di per sé la lavorazione dell'uncinetto è abbastanza veloce. Spero che tutto vi sia piaciuto, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarla. Io vi ringrazio anche quest'oggi per aver scelto di guardare Momi, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino a tutti!